Benvenuti alla scuola di Mastro Olivi. In questo episodio parleremo del rasoio a mano libera e delle sue parti. Parliamo adesso di come è composto il rasoio a mano libera. Ha la lama in acciaio che vediamo il dorso, la punta, il filo della lama. La spalla, in questo caso è una spalla smussata, poi il codolo e alla fine del codolo c'è il poggiadito. Poi è composto anche dal manico, che il manico serve a proteggere il filo stesso della lama. Ora voglio mostrarvi alcuni tipi di acciaio sui rasoi qua esposti. Questo è un rasoio con la lama di acciaio inox. Qui vediamo il rasoio, sempre con lama d'acciaio inox, però damasco, industriale della Damasteel. Questo è uguale all'altro, sempre inox damasco Damasteel. Qui abbiamo una lama con acciaio damasco inox di mia produzione chiamato Artinox a strisce. Questo rasoio ha la lama in acciaio sempre Artinox, però a placche. Questo rasoio ha una lama in carbo inox, cioè due acciai carbonio e inossidabile, in questo caso a strisce. Qui vediamo un rasoio in acciaio damasco carbonio con nickel e colorata la lama. Qui è un acciaio Artinox Sammai composto da due acciai inossidabili da tempera. Questo è un acciaio inox e omogeneo, un acciaio non damasco, ma semplicemente acciaio inox. Voglio mostrarvi la diversità di molatura tra una lama e l'altra. In questo caso è un rasoio con una molatura 1/4 di hollow. Questa è una lama con una molatura full hollow, mentre questa qui abbiamo una molatura full hollow extra. Io prediligo personalmente la molatura full hollow, che la vediamo sul rasoio sul grifo. Perché prediligo questo tipo di molatura? Perché è una molatura media che si adegua, può adeguarsi perlomeno a qualsiasi tipo di barba. Una barba dura, una barba girata, una barba
normale, ma su una pelle delicata che si squama, che crea rossore, ecco, è una molatura media, a mio avviso, che mi dà molte più soddisfazioni di altro tipo di molature. Adesso voglio farvi capire la diversità dell'altezza delle lame. Qui vediamo un 5 ottavi su questa lama. Questa è la lama del Grifo, il nuovo rasoio, ed è un 6 ottavi. Qui vediamo un Artinox a strisce che è un 7 ottavi di pollice. E qui, con questo rasoio, vediamo un pollice pieno, 8 ottavi. Adesso voglio presentarvi i vari tipi di punte delle lame del mano libera. Qui abbiamo il rasoio Grifo con la punta particolare chiamata proprio punta Grifo. In questo rasoio vediamo una punta spagnola. Questo rasoio, la lama, presenta una punta Barber's Notch con la lunetta al centro della lama. Qui vediamo questo rasoio che ha la punta particolare studiata e intitolata da me punta Snake, punta serpente. E qui questo rasoio vediamo la punta francese. Poi esiste anche la punta tonda, punta quadra, punta cunetta ed osso e altre punte che su richiesta si possono eseguire tranquillamente. Di quello che possiamo vedere e capire sul rasoio a mano libera, può essere interessante la cura del rasoio stesso, sia un rasoio con lama in acciaio e carbonio, è da evitare di lasciare sulla lama le impronte delle dita, perché le dita contengono acido urico che danneggiano la lama. Ma la parte più importante del mano libera è il filo. Come dicevo prima, è la parte più importante, più delicata da preservare. Ecco l'utilità del manico, perché, come dicevo, viene a proteggere il filo stesso del rasoio. Come ho messo in evidenza il filo del mano libera, che è la parte più importante, per mantenerlo in stato perfetto occorre la manutenzione ordinaria che si pratica col palmo della mano, anche più volte durante la rasatura, perché tiene il filo dolce e pulito. Poi la coramella, che ha due lati, il lato abrasivo verde, dove si applica la pasta abrasiva,
e il lato pelle, che è una pelle finissima che non contiene squame. Ecco, nella manutenzione ordinaria queste sono le mosse o i passaggi obbligati. Palmo della mano, lato pelle, e quando la barba stessa rasandoci sentiamo che il rasoio non risponde più come le prime rasature, allora si può ricorrere al lato abrasivo, ma basta poche passate e eseguite correttamente, dorso, filo e si esce fuori dalla coramella, dorso, filo e si esce fuori. Importante comunque è il palmo della mano, perché ha una funzione veramente eccellente. Vi ringrazio di aver avuto la pazienza di ascoltarmi, di seguirmi. La mia scuola è una scuola di esperienza molto lunga, mia personale, nel mano libera, e vi aspetto, vi attendo alla scuola al prossimo episodio, che sarà presente anche il barbiere professionista Luigi Migni, che vi potrà dare indicazioni molto valide per l'uso personale del mano libera.